Salve a tutti, eccoci arrivati alla settima puntata di questa serie di brevi video sulla storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Dopo aver visto l'Italia delle origini agli inizi del Novecento, abbiamo visto l'Italia del ventennio fascista e poi l'Italia del dopoguerra. Nel video scorso abbiamo visto l'Italia del miracolo economico e il periodo d'oro del cinema italiano, caratterizzato dal grande successo della commedia all'italiana. E in questa quinta tappa tratteremo degli anni 70, i terribili anni di piombo, e che sarà divisa in due parti perché i fatti che accadono sono tantissimi. Quindi in questa prima parte vedremo le profonde trasformazioni innescate dalla contestazioni studentesche, dalla rivoluzione culturale del 68, delle contestazioni sindacali dell'autunno caldo e la crisi economica. Anche il cinema comincia ad entrare in crisi, una crisi che si approfondisce di anno in anno e diventa sempre più grave e dalla quale sembra purtroppo non essersi ancora risollevato. Cominciamo. Cultura oggi è la rivoluzione, quindi qualcosa che ci accomuna al vietnamita, al negro, al diseredato. Rifiutiamo di riconoscerci nei figli di Marx e della Coca-Cola. Fare la rivoluzione è spogliarsi e partire da zero. La contestazione studentesca del 68 e le aspre lotte sindacali che iniziano l'anno successivo creano un clima di profonda instabilità sociale. Per quasi un decennio l'Italia è travagliata da ricorrenti ondate di scioperi e manifestazioni di piazza che spesso si concludono in scontri con la polizia. La causa di questa turbolenza sociale, soprattutto fra i giovani, non è soltanto la necessità di riforma del sistema scolastico e universitario. Più profondamente è una ribellione sempre più estrema e sempre più violenta ad uno stile di vita sentito come inadeguato a soddisfare i bisogni e le aspettative di una generazione cresciuta negli anni del boom economico. Cioè noi all'interno della scuola partiamo ovviamente da problemi concreti, ma ne inseriamo le proposte di soluzione che diamo non in una prospettiva di miglioramento di questo sistema scolastico, che è di fatto al servizio, uno degli elementi al servizio di questo sistema, ma le nostre risposte le impostiamo a scadenza più lunga in una visione rivoluzionaria all'interno della società nel suo complesso. Ma ben presto verrà egemonizzata dall'ideologia marxista, che vede in questi fermenti l'innesco di una lotta di classe che dovrà portare alla rivoluzione comunista e alla realizzazione del sogno di una società giusta e felice. Per circa 10 anni il clima culturale e sociale a tutti i livelli sarà dominato da questo linguaggio e da questa mentalità. E in questo clima prenderanno forma anche espressioni di lotta sempre più estreme e sempre più violente. Una violenza che arriverà anche fino al terrorismo politico e culminerà nel rapimento e l'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, onorevole Aldo Moro. Naturalmente anche il cinema subisce l'influenza di questo clima, tanto più che la maggior parte dei registi che lavorano in questi anni sono o direttamente iscritti al Partito Comunista, come Luchino Visconti, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti, Giuliano Montaldo, oppure simpatizzanti, ma comunque si tratta di nomi come Nanni Loi, Elio Petri, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Marco Bellocchio. Se non che però il cinema non è più al centro dell'immaginario collettivo degli italiani e sta iniziando una crisi che si accelererà sempre di più col passare degli anni e diventerà gravissima alla fine degli anni 70. Ma siamo ancora agli inizi del decennio, qualcosa di buono ancora si riesce a realizzare. Sì, però a quei due che io spiega che è meglio se morono.
Loro ce lo sanno, perché è solo il sangue. Solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione. Il campione di incassi della stagione 69-70 è Nell'anno del Signore, diretto dal regista romano Luigi Magni. Il film, pur prendendo spunto da un fatto storico accaduto nella Roma papalina, contiene evidenti metafore della situazione sociale del momento e fa parte di una ideale trilogia che proseguirà con i film In nome del Papa Re del 77 e In nome del popolo sovrano del 90. Già in questo film si intravedono gli echi di quello che sta succedendo in Italia in quel periodo, le agitazioni che la stanno travagliando ed è indicativo di un clima che diventerà sempre più pervasivo e impregnerà del suo linguaggio un po' tutti i film che verranno fatti in questo decennio e anche quelli meno impegnati, quelli più commerciali. Questo film vince un sacco di premi. Manfredi vince con questo film il David di Donatello, Magni vince il Nastro d'Argento per la migliore sceneggiatura e già vi si può vedere in quest'opera un po' la cifra di quello che sarà un po' la regia tipica di Luigi Magni, che saranno spesso commedie ambientate nella Roma papalina dell'Ottocento, storie ondeggianti fra la commedia e il dramma, ma sempre comunque con una forte caratterizzazione romanesca. Nel 1970 esce Lo chiamavano Trinità di Enzo Barboni. Il film è una parodia del genere western all'italiana che sta ormai perdendo popolarità e lo rivitalizza in chiave ironica dandogli un nuovo, anche se breve, rilancio. E segna anche l'ascesa della coppia Bud Spencer e Terence Hill. In realtà i due attori avevano già lavorato insieme in altri western come Dio perdona io no del 67, I quattro dell'Ave Maria del 68 e La collina degli stivali del 69, ma sempre in ruoli drammatici classici. Ma ora l'originale combinazione in chiave comica, che richiama quella delle torte in faccia degli anni '20, decreterà il successo della coppia e consoliderà un sodalizio artistico che durerà oltre 15 anni. Al giorno d'oggi, quando si parla di western all'italiana, vengono in mente principalmente i 5 film di Sergio Leone, forse Django di Sergio Corbucci e questo film, insieme al suo seguito, continuavano a chiamarlo Trinità. E così il genere western all'italiana, che nasce come una parodia del western americano, viene a sua volta parodiato da un nuovo genere che verrà ben presto chiamato fagioli western. A proposito di fagioli, si racconta un aneddoto. Sembra che Terence Hill, per prepararsi alla scena di Trinità che mangia i fagioli, abbia digiunato 24 ore. Grande professionista. Nel 1971 esce Il Decameron di Pierpaolo Pasolini, tratto dalle novelle di Giovanni Boccaccio. Il film è il primo di una trilogia della vita che proseguirà poi con I racconti di Canterbury del 72 e Il fiore delle mille e una notte del 74. L'intenzione del regista è quella di rappresentare un inno alla vita che esalti l'uomo libero e senza freni alla ricerca del piacere e del diletto in un'atmosfera innocente, fantasiosa e quasi fanciullesca. Ma la realtà è stata ben diversa. Dopo di questi 3 film è stato tutto un proliferare di film sempre più spinti, sempre più volgari, fino al limite della pornografia, al punto che Pasolini stesso, in un articolo al Corriere della Sera del 75, dette proprio la sua biura ufficiale alla trilogia della vita, denunciandone la strumentalizzazione.
Purtroppo questo è quello che accade quando si tenta di costringere la realtà dentro schemi interpretativi condizionati dall'ideologia e poi la realtà si incarica di smentirti anche in modo plateale. E spiace che questo sia accaduto ad un artista così profondo e sensibile come appunto Pasolini. Ma rendi di più, no? La produzione di questa macchina deve aumentare da 115 a 300 pezzi all'ora, capito? Andiamo al Sigme, dai. Ma nel 1971 esce anche il film di Elio Petri La classe operaia va in paradiso. Il film racconta la storia di un operaio staccanovista che subisce un incidente sul lavoro e viene poi licenziato. Verrà poi riassunto con l'aiuto e il sostegno del sindacato che lotta in suo favore. Cito questo film perché è uno degli esempi più tipici di cinema politicamente impegnato ed è molto indicativo del clima dell'epoca. È interpretato da Gianmaria Volonté, un bravissimo attore che divenne famoso negli anni 60, soprattutto per la sua interpretazione dei cattivi nei primi due film di Sergio Leone. Poi lungo tutti gli anni 70 invece caratterizza la sua attività professionale soprattutto per film fortemente impegnati dal punto di vista civile, politico, per esempio Indagini su un cittadino di sopra di ogni sospetto, sempre di Elio Petri, oppure Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, o ancora Il caso Mattei di Francesco Rosi. Insomma, un attore molto serio, molto preparato e con un fortissimo impegno civile e sociale, naturalmente tutto orientato a sinistra, come era tipico della maggior parte degli artisti dell'epoca. Nel 1972 esce Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. È la storia dell'attrazione passionale fra due sconosciuti che, fino a che i due non sanno nulla l'uno dell'altro, si intensifica e cresce fino alle forme più estreme. Quando per alcune fortuite circostanze i due cominceranno a conoscere le rispettive storie, la vicenda si concluderà in tragedia. Se si vuole parlare di film che hanno suscitato scandalo nel cinema italiano, non si può prescindere da questo film, che pure fu campione d'incasso nella stagione 72-73 e superò perfino film come Il Padrino di Coppola, sempre interpretato da Marlon Brando. E questo è indicativo di come la rivoluzione sessuale innescata dal 68 si stia affermando in tutta la sua imponenza e stia cambiando in profondità la mentalità e il costume degli italiani. Nonostante il cinema italiano stia entrando in profonda crisi, alcuni grandi maestri sono ancora in attività e nel 1973 esce Amarcord di Federico Fellini. Il film è una rievocazione in chiave umoristica dei ricordi della prima giovinezza vissuta a Rimini dal regista. E con questo film Fellini guadagna il suo quarto Oscar per il miglior film straniero. Amarcord è senza dubbio il più autobiografico tra i film di Fellini. Lo stesso titolo significa in dialetto romagnolo mi ricordo. Ed è appunto questo. Fellini ricorda attraverso la storia del protagonista e la sua gioventù, la sua città natale e tutte le figure di contorno che gli girano attorno. Un altro elemento di successo di questo film, direi fondamentale, è la musica di Nino Rota. Nino Rota è un artista con il quale Fellini ha un sodalizio che durerà fino alla morte del musicista ed è inscindibile dai suoi film, un po' come è accaduto con Sergio Leone e Ennio Morricone. E le musiche di Nino Rota hanno questa caratteristica di apparente ingenuità, di questa malinconia o evanescenza che è tipica dei ricordi, se vogliamo, che è poi la cifra di tutti i film di Fellini.
Tutti per uno, uno per tutti. Ah, Vinello, ah, re della mezza porzione, ah, tempi già vissuti. La miseria ci riavvolge di nuovo tutti nei suoi fraterni tentacoli, Gianni? C'eravamo tanto amati di Ettore Scola racconta gli ultimi 30 anni di storia italiana attraverso l'amicizia nata fra tre giovani durante la lotta partigiana e la parabola dei loro ideali che decadono dalle grandi utopie del dopoguerra nell'accettazione dei compromessi o nella lotta per la sopravvivenza quotidiana o nel triste trascinarsi di una vita che ha frustrato tutti i sogni della gioventù. E con questo film Ettore Scola si afferma come uno dei più importanti e affermati autori del cinema italiano. Cito questo film perché è un po' indicativo della evoluzione della mentalità degli italiani dal dopoguerra in poi e documenta come il benessere economico abbia sì arricchito il tenore di vita di molti, ma purtroppo abbia impoverito gli ideali di tutti. Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, scusi, noi siamo in 4. Come se fosse antenni anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche scribai con Pefallina, come Antifurto, per esempio. Amici miei di Mario Monicelli racconta la storia di 5 inseparabili amici uniti dalla voglia impenitente di organizzare scherzi di ogni tipo e a chiunque, quasi come un'estrema ribellione alla frustrazione di una vita che non è stata mai come la si era sognata. Questo film può forse essere considerato il canto del cigno della commedia all'italiana ed ebbe un grandissimo successo, superò film come Lo squalo, Qualcuno volò sul nido del cuculo, I tre giorni del Condor, tutti usciti in quell'anno. E, insomma, nonostante la crisi, ottimi film ne vengono ancora fatti, ma il problema è che a realizzarli sono sempre i soliti vecchi maestri, che sono sempre più vecchi e prima o poi uno dopo l'altro se ne andranno. Insomma, negli anni 70 sono pochissimi i nuovi talenti che emergono e qualcuno lo citerò nel prossimo video, ma è questo dovuto al fatto che la scarsità di risorse economiche, che sono sempre minori, non dà la possibilità ai produttori di mettere alla prova nuovi talenti come accadeva negli anni 60. E in questo modo, abbassandosi la qualità media della produzione, viene allontanato ulteriormente il pubblico dalle sale, creando così un circolo vizioso che tende al basso e aggrava ulteriormente la crisi. Ma di questo ne parlerò meglio nel prossimo video. Ed eccoci così giunti al termine della prima parte di questa quinta tappa del nostro viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal suo cinema. Nel prossimo video vedremo l'Italia della seconda metà degli anni 70 con i tragici fatti che la caratterizzeranno, ma anche con i grandi eventi che accadranno e che saranno destinati a cambiare la storia d'Italia e del mondo. Per quanto riguarda il cinema, vedremo l'approfondirsi della sua crisi anche a causa dell'irrompere sulla scena delle TV private, che porteranno poi negli anni '80 al consolidamento del monopolio fra Rai e Mediaset, che ben presto diventeranno da semplici distributori di film veri e propri produttori, gli unici veri grandi produttori in Italia di film. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete commenti, osservazioni scriveteli, vi risponderò ben volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.